Buongiorno e continuiamo a parlare di scambiatori free flow. Continuiamo a parlarne perché permettono applicazioni di recupero o di scambio termico particolarmente interessanti e nel video precedente abbiamo accennato a quella che era l'applicazione relativa al settore tessile. Ma ci sono delle applicazioni che non necessariamente coinvolgono un recupero energetico, ma necessariamente servono per raffreddare il processo che stiamo andando ad asservire. In questo caso specifico diciamo che gli scambiatori free flow trovano applicazione nel settore della carta, quindi pulp and paper, come si dice in inglese, ovvero in quei settori dove andiamo a fare lavorazioni sulla polpa di carta e quindi prima chiaramente della formazione dei fogli di carta e quindi con un'acqua carica di solidi sospesi in sospensione. Un'altra applicazione simile dove applichiamo parecchi di questi scambiatori è nel settore della produzione del granulo plastico. Anche in questo caso l'acqua che deve essere raffreddata è estremamente sporca, carica di particelle in sospensione. Sono scambiatori a piastre e hanno una costruzione particolare, come abbiamo già visto. Qualcuno ha obiettato: sì, ma non avendo punti di contatto a che pressione differenziale resistono? Evidentemente resistono a delle pressioni differenziali inferiori rispetto ai classici scambiatori di calore a piastre. Proprio da questo nasce il fatto che le piastre in questo caso hanno spessori più elevati. Diciamo che si parte da 0,8 mm, 1 mm, dipende dalla dimensione, dal size della piastra. Sono piastre tipicamente molto grandi e hanno resistenze, quindi pressioni di design piuttosto basse. Diciamo che si arriva a un PN6, PN10, PN16 abbastanza raramente. D'altro canto il tipo di applicazione sulle quali vengono impiegati non hanno mai pressioni di lavoro molto elevate. Di solito ci si limita alle pressioni di circolazione di pompe centrifughe, quindi 3-4 bar. Buona giornata e se vi interessa l'argomento contattatemi.